Hello, dear listeners. My name is Agata Steffi Bartosik, and this is Ashoka's podcast entitled Why Should I Even Care? And we're going to present another glimpse into the world where solutions outnumber the problems. And today we have a wonderful guest who came to us from Italy, Massimo Valatti. Welcome. It's wonderful to have you here. But first of all, we have to understand one thing. And the thing is, why should I care what soccer or football, depending where you are in the world, does, except for just entertainment? Football is great entertainment. Why should I care about the rules, about the kids, about everything? Intanto, grazie, sono veramente felice di stare qui in Polonia con voi. E il calcio non è soltanto lo sport più praticato al mondo. Il calcio è l'evento mediatico più forte del mondo, è il fenomeno sociale più forte del mondo. E per questo è la più grande occasione, più grande megafono che si perde, è una grande occasione perduta. Il calcio oggi, come dicevi tu, è solo intrattenimento, ma se cambiassimo o modificassimo il calcio, che potremmo mettere in quel grande contenitore che è il più grande megafono del mondo? Se dentro a quel megafono, invece della violenza, della divisione, del razzismo, dell'antisemitismo, della corruzione, della mancanza di cultura di inclusione, mettessimo invece l'opposto, mettessimo il cambiamento, l'inclusione sociale, l'amore, la partecipazione, valori come la democrazia, la giustizia, la pace, potremmo usare quel megafono per cambiare, far crescere con dei valori molto più forti e molto più utili al mondo intere generazioni. E quindi il calcio è la grande occasione mancata. Oggi abbiamo in tutti i paesi un numero di società di calcio che sono quasi il numero delle scuole medie di ogni paese, e quindi significa che se noi entriamo in quelle scuole e trasformiamo quelle scuole, dove quasi sempre l'unica morale, l'unica etica, l'unica missione, l'unica bussola è la vittoria, è il vincere oppure far crescere dei ragazzi per poterli poi vendere. Le società ragionano in questa maniera, quindi un business. Ma se invece quelle società di calcio diventano uno strumento di inclusione sociale e ai ragazzi, insieme al calcio, possono imparare la Costituzione, possono imparare la cultura dell'ambiente, possono impegnarsi per la pace, possono impegnarsi per i diritti civili del proprio paese, possono impegnarsi per aiutare le persone che hanno avuto meno fortuna rispetto a loro. E allora perché il calcio? Perché il calcio non è uno sport qualunque. Il calcio è qualcosa che va al di là, che entra nelle nostre case, che anche chi non ama, chi lo odia, chi non concepisce come sport, fa veramente fa schifo, anche a quelle persone gli arriva un'informazione del calcio. Che vince, che non vince, si stoppano gli uffici quando ci sono le partite internazionali, si fermano i lavori, si spostano le agende in base alle partite, e questo è il calcio. È una grandissima potenza. Se questa potenza venisse usata per unire le persone, per unire gli stati, combattere le rivalità, le difficoltà, le inimicizie, potrebbe nascere una grande rivoluzione. It really does sound like it. I have to say that I find it difficult to pretend that I don't understand what you're saying. I usually play this person that says, why should I care? But, I think it's very easy to see that this potential is there and it's not being used. Let's say our listeners understand there is this big potential. How do you change the culture of the game?
Allora, noi quando abbiamo pensato a questo cambiamento abbiamo proprio detto uno slogan: cambiare le regole del calcio per ridiscutere le regole del mondo. E noi vogliamo costruire abbiamo costruito a Roma la prima scuola calcio fatta con la metodologia del calcio sociale, in cui i ragazzi all'interno di una settimana normale fanno il loro training, il loro allenamento 2 o 3 volte a settimana, ragazzi e ragazzi, come tutte le scuole calcio del mondo. E poi un giorno a settimana fanno un torneo particolare, appunto, che è il torneo fatto con le regole del calcio sociale, in cui ci sono delle regole straordinarie che cambiano il vissuto in campo e creano delle azioni, delle partite fuori dal campo. Ovviamente questa giornata poi cambia tutta la settimana, perché poi quegli allenamenti che verranno fatti, quelli professionali, tecnici, atletici, verranno fatti con uno spirito diverso. Il campionato di calcio sociale prevede che possano giocare i ragazzi dai 9 anni fino agli 80-90 anni, tutti quanti insieme, uomini, donne, grandi, piccoli, ragazzi con abilità differenti, quindi magari con disabilità fisiche, psichiche, ragazzi di ogni comunità, ogni cultura possibile. Abbiamo distrutto con il torneo del calcio sociale tutti i tornei ghetto, quindi il torneo magari per ragazzi con problematiche giudiziarie, il torneo per ragazzi con problematiche mentali o fisiche, il torneo solo per le ragazze, il torneo soltanto per i veterani di 60 anni, 70 anni. No, tutti insieme. In questo grande arcobaleno costruiamo squadre dello stesso coefficiente tecnico, quindi tutte squadre dello stesso coefficiente, e quindi equilibrate. Quindi già questa regola, ne facciamo delle partite amichevoli e diamo un coefficiente numerico a ogni giocatore, e poi si fanno delle squadre dello stesso coefficiente. Già questa prima regola ribalta la regola del calcio moderno, dove chi ha più soldi compra i giocatori più forti e vince i campionati. E statisticamente in tutti i paesi l'80-85% dei campionati sono vinti da 2-3 club che sono legati a 2-3 grandi potenze economiche. Quindi già la prima regola è un ribaltamento, già la prima regola va verso un percorso di giustizia, di uguaglianza, e già su questa regola potremmo parlare 3 ore, ci hanno fatto trattati anche psicologi, psichiatri, perché questa regola proprio ci fa tornare al gioco, no? Il gioco nei bambini si chiama gioco perché non sappiamo come va a finire. Quando in un campionato noi sappiamo che con le 2 o 3 squadre al 90% vinceranno il campionato, non è più un gioco. E quindi la bellezza è proprio che quando c'è un'eguaglianza vince, e qui c'è l'altro slogan nostro: vince solo chi custodisce, only who cares wins. Cioè vince solo chi custodisce l'altro, chi cerca di far migliorare l'altro. Quindi il coefficiente 4 cerco di migliorarlo fino a che diventi un 5, un 6, cioè a lavorare non sul denaro ma su quel denaro dell'umanità, su quella potenza, su quella ricchezza dell'umanità. Quindi la ricchezza della relazione, nel parlare con l'altro, nel coccolare l'altro, nel costruire un team coeso che possa crescere, e quindi vince solo chi merita di più, chi si impegna di più. Seconda regola, nelle squadre praticamente non puoi fare più di 3 gol. Ovviamente il coefficiente 10 sarebbe portato a fare, da 1 a 10, il massimo è il 10, sarebbe portato a fare tantissimi gol in una partita, ma in una partita può fare al massimo 3 gol. E poi deve impegnarsi per far segnare gli altri. Noi segniamo sia una classifica degli assist, di chi fa segnare, e sia una classifica di chi segna, di chi fa gol, dei marcatori. E a fine anno il premio più grande, il riconoscimento più importante, lo diamo a chi vince la classifica dell'assist, proprio per sottolineare che la bellezza è più nel dare, perché nel dare io do e prendo insieme. E questo è molto importante perché veramente c'è un cambiamento anche di divisione nella persona. Io che sono stato più bravo, che sono più fortunato, che sono più portato a fare questa cosa, penso anche, e ho voglia anche di far gioire, far provare quell'emozione straordinaria che è provare un gol anche a chi non ce la farà mai o è difficile che ce la faccia, per esempio al coefficiente 1 o 2, che solitamente
spesso nei tornei di calcio sociale sono ragazzi o ragazze con difficoltà o fisiche o psichiche. E quindi tu vedi quel ragazzo che ha un talento, che è un 10, magari ha fatto 2 gol, sta per fare il terzo, ma che invece passa la palla e cerca di costruire un ponte e di far provare, di dare quella possibilità anche a chi non ce l'ha mai avuta. E poi quando vedi il coefficiente 1 che fa un gol bellissimo, grazie al gioco di squadra e anche grazie ai più bravi che si sono impegnati per questo, scatta ovviamente un cambiamento, ha innescato un cambiamento all'interno della vita di quelle persone. Un'altra regola che si fanno dei momenti di condivisione prima e dopo la partita. Quindi partiamo sempre dal noi, dalla nostra vita, da quello che c'è dentro, no? E quindi sfruttiamo dietro a questo pallone, noi vediamo una possibilità di anche aprirsi e condividere i problemi delle persone e anche le aspirazioni. E magari dopo la partita si fa questo cerchio ancora di condivisione in cui magari si ringrazia qualcuno per quello come ha giocato e quello che ha fatto, oppure si chiede scusa, sono stato un po' troppo nervoso, un po' esagerato, scusatemi. E quindi anche lì è un altro momento di cercare la condivisione, l'apertura e l'apertura relazionale. Ogni anno le squadre del torneo hanno un nome per ogni squadra, che è un tema, che è un filo rosso che unisce poi tutta la stagione e tutte le attività. Per esempio 4-5 anni fa noi abbiamo dato i nomi alle squadre con i nomi degli articoli della Costituzione italiana. 2 anni fa della Carta dei diritti della Comunità Europea. Quest'anno sarà praticamente un torneo molto forte, perché stanno succedendo negli ultimi anni in Europa tantissimi femminicidi, e quindi daremo il nome a ogni squadra a donne che purtroppo sono state uccise negli ultimi 6 mesi in Italia, e quindi per cercare di sensibilizzare su questa emergenza che è diventata una vera e propria, un problema che diventa una vera e propria emergenza europea. E poi che succede? Queste squadre che hanno questi nomi fanno delle partite fuori dal campo. Partite fuori dal campo sono delle attività di impegno civico, di impegno civile. Quindi, per esempio, la mia squadra si chiama Libertà, articolo 3 libertà, o articolo X giustizia. Cerco di capire che cos'è quell'articolo, da dove è nato, come si è costruito, e cerco poi di fare un lavoro per metterlo in pratica nella mia città. Le partite fuori dal campo sono momenti di condivisione, dove la squadra si riunisce, riflette su queste tematiche, può invitare chi vuole, ogni persona che porta è un gol, e mentre le partite in campo sono due punti se uno vince, nelle partite fuori dal campo posso arrivare addirittura a 6 punti se porto tantissimi amici e parenti e se crea un dibattito molto bello. Quindi succede che anche il bambino più piccolo, più restio a parlare, ma che mi importa a me di parlare di giustizia, di democrazia, di femminicidio, dei diritti, di Costituzione, ci viene perché vuole far vincere la squadra, perché la presenza è un gol e la partecipazione per poter vincere. Se non vinci le partite fuori dal campo è impossibile che tu possa vincere il campionato. E quindi io partecipo, magari ci partecipo perché devo far vincere la squadra, ma poi ascolto, poi sto lì e mi appassiono, incomincio a capire, incomincio a sentire, incomincio a entrare in me un seme di partecipazione e di impegno civile. Noi con un torneo di calcio sociale riusciamo a coinvolgere più giovani dei grandi partiti politici italiani, perché oggi in Europa e in Italia, nel mondo, c'è una crisi della partecipazione giovanile alla politica. C'è la crisi degli oratori, dei luoghi, delle chiese dove si riunivano i ragazzi, e quindi i ragazzi stanno molto spesso davanti alla PlayStation, davanti a un cellulare, e invece coinvolgerli in questa cosa gli fa riscoprire la forza, la bellezza, la gioia dell'impegnarsi e dello stare insieme agli altri nel cambiamento. Quindi poi a fine anno devono fare un'opera concreta dentro la città. Per esempio c'era un parcheggio che era abbandonato in mano alla criminalità e veniva usato come discarica per scaricare i rifiuti tossici. Noi lo abbiamo riqualificato, i ragazzi l'hanno pulito, nelle partite fuori dal campo ogni squadra andava a sistemarlo, e
Poi a fine anno abbiamo donato un parcheggio pubblico pulito, quindi un territorio sottratto all'illegalità, ridonato alla popolazione, e abbiamo restituito un bene pubblico alle persone. E quindi un bambino che a 9, 10, 11, 12 anni fa un'azione del genere, vede che la sua vita ha un senso molto più importante, ha un senso molto più alto, molto più forte, e vede che il suo impegno produce un frutto, e quindi dai speranza, crei cambiamento, produce un frutto, e quel bambino, che poi diventerà un ragazzo a 16, 17 anni, 18 anni, una ragazza, una donna e un uomo, potranno essere degli agenti del cambiamento, cioè degli uomini, delle donne in grado di cambiare loro stessi, migliorare loro stessi, ma soprattutto essere una risorsa e un cambiamento reale per il territorio. I played at one of your pitches. I absolutely loved it. And this was in a very not nice district. It actually, I think it was, there was this really long building with lots of people. It's the longest building in Rome. Horizontal building. It's 1 kilometer block of flats. It's really impressive. Yeah. And, but I was thinking, do you have, I loved it. I think my team was called Justice. But I was thinking, do you see the results on kids' life? Like if you work with kids for many, many years, you said that if they do this, they will understand, etc. Do you have examples of kids that played your football, played calcio sociale, and you saw that they understood something and they started doing things differently? Con questo progetto noi non diamo certezze, ma costruiamo dubbi, tanti dubbi, e i ragazzi si devono fare tante domande, e quindi gli stimoliamo la forza, la capacità di analizzare le situazioni, di fare domande, di non accontentarsi della prima risposta, della prima immagine, ma di cercare di avere una capacità di analisi, cercare quindi di dare strumenti di analisi della realtà, e quindi per cercare di migliorare anche la loro vita e cercare di non essere presi in giro, di non superare le difficoltà che incontreranno. E tantissimi, noi abbiamo preso quel posto di cui tu parlavi, quel luogo era un edificio, un centro sportivo davanti al Corviale, a questo grande palazzo di periferia, e dove c'era un centro sportivo abbandonato in mano ai criminali, un centro sportivo pubblico della regione in mano ai criminali, che era diventato un luogo di spaccio, di prostituzione, e invece di essere un luogo di sport e di essere un luogo di educazione per i ragazzi, a servizio dei ragazzi che vivono dentro il Corviale. Corviale, the name, the Big Snake, perché è lungo 1 chilometro. Name o Big Snake o 1 kilometer name. E quel luogo è cambiato. L'abbiamo cambiato, l'abbiamo fatto diventare un luogo della bellezza, abbiamo vinto 3 premi internazionali di bioarchitettura. It is very beautiful. It really is. Very professional. You're very kind. E l'abbiamo cambiato con la metodologia del calcio sociale. Non l'ha cambiato un partito politico, non l'ha cambiato un'associazione culturale del posto, l'ha cambiato una visione, che dietro a quel pallone c'è una potenza, che se quella potenza viene impiegata costruisce un cambiamento. Quel luogo dove ci si drogava, dove si spacciava droga, dove c'era bruttezza, degrado, un luogo orribile, grigio come il palazzo di Corviale, oggi è un luogo colorato, un luogo dove i ragazzi vanno a studiare, a fare ripetizioni, a fare un percorso psicologico, un supporto psicologico, dove vanno a fare un calcio che è un calcio educativo, che è un calcio della formazione, della pedagogia loro interiore, che può stimolarli a crescere. Fanno educazione con un nutrizionista,
coltivano l'orto, quindi capiscono che il vegetale è una cosa, non è che esce da un laboratorio, ma che tu lo puoi seminare, lo puoi custodire, quindi lo puoi innaffiare e poi crescerà e quindi avrai dei frutti. E quindi noi abbiamo dei bambini di 7-8 anni, 9 anni che hanno paura a staccare il peperone, la melanzana o la carota dalla terra, perché non sono abituati, perché sono abituati solo a vedere quegli ortaggi dentro uno scaffale di un supermercato. E allora costruire tutto un percorso veramente a 360 gradi, un holistic vision, una visione olistica del benessere della persona. Non puoi stare bene se una parte di te sta male, ma c'è una visione del benessere a 360 gradi. Appena entri al campo dei miracoli ci sono nella segreteria tutte tesi di laurea sulla nostra metodologia di tutte facoltà diverse, da architettura, economia, sociologia, scienze motorie, psicologia, perché noi dobbiamo affrontare, cercare di dare strumenti ai ragazzi a 360 gradi. E il calcio fatto in questa maniera, con questa metodologia, ha stimolato dei ragazzi a cercare di difendersi un po' di più, perché in quel quartiere la percentuale dei ragazzi che diventerà criminale è altissima e quindi cerca di diminuire quella percentuale. Ovviamente con chi invece non viene da quel quartiere, ma magari viene da una famiglia in cui il ragazzo è più seguito, il ragazzo magari ha già più strumenti in partenza e può veramente essere una persona, un ragazzo che poi diventa un educatore, che poi diventa un giovane, un uomo, una donna che poi si impegnerà per gli altri, si impegnerà per il bene comune. E questo è difficilissimo, è molto complicato, perché il sistema calcio odia un progetto del genere, perché noi siamo ovviamente fumo negli occhi, cioè siamo veramente un qualcosa che è come uno specchio, no? Ti fa vedere tutto il marcio che c'è, e quindi ti ci vedi anche tu e quindi impazzisci e quindi dici non è possibile, devo fare qualcosa, uccidiamoli, bruciamoli, uccidiamo calcio sociale, e quindi è complicato per quello che abbiamo tantissimi ostacoli, abbiamo attacchi dai criminali della zona perché non sopportano che leviamo i ragazzi dalla strada, abbiamo attacchi dalle società di calcio vicine perché ovviamente non sopportano che questa metodologia possa nascere, che è l'opposto di quello che fanno loro. E quindi noi vogliamo trasformare le scuole calcio da allevamenti di polli, allevamenti di bambini, in palestre di vita. E quindi questo è una rottura molto forte del sistema, e quindi gli ostacoli sono tantissimi e anche le persone non sono pronte. A volte sono venute dopo i servizi televisivi, dopo la grande pubblicità, dei genitori hanno portato dei bambini a giocare da noi e dicevano: scusa, ma io porto mio figlio a giocare a calcio, che c'entra il convegno sull'olocausto, che c'entra l'orto, che c'entra la battaglia per l'ambiente, per l'inquinamento atmosferico, che c'entra la battaglia contro la mafia? E noi dicevamo c'entra tutto, perché noi vogliamo costruire campioni in campo e campioni nella vita. E lo scontro è fortissimo, e tanti genitori non hanno portato più i loro bambini. Quindi è difficile. Quando il presidente della Repubblica Italiana lo scorso anno è venuto al Campo dei Miracoli per festeggiare il nostro progetto, io gli ho detto: ci vorranno, presidente, 40-50 anni per cambiare questo sistema. Lui dice secondo lui di meno, ma è dura. Yeah, it is. I can imagine. It's almost against this is, the same game but a different game, right? Yes. So if somebody comes for this victory thing, then they will be surprised by what's happening there. But I was thinking, anche perché, scusate, interrompo, noi lavoriamo sempre, diciamo sempre a tutto il mondo, no? Partiamo dai dati scientifici, cioè tra i 12 e i 16 anni che comincia la parte agonistica per i calciatori. Nelle scuole calcio c'è la selezione, quindi tu sei forte, vai avanti, lui non è forte, out, fuori.
e c'è l'abbandono. Cioè dai 12 ai 16 anni pian piano l'80-90% di tutte le persone abbandona la pratica del calcio, ed è una ferita. Immaginiamo invece con un progetto del genere tu puoi giocare a calcio sociale sempre, magari non giochi in prima squadra il sabato domenica, ma il mercoledì giochi sempre insieme agli altri e poi giochi tutta la vita. Quindi puoi essere calciatore, lo 0,01 va in Serie A, va nelle serie. So if you really like the game, you want to play this game, yes, because then you can always, yes, play, no matter, yes, how able you are or how tu hai tutte le società che lavorano per lo 0,01 che è dietro al professionista, ma noi dobbiamo lavorare per il 99% che non diventerà professionista, che sono il 99% della popolazione. That's a very good argument. So people should care because this football allows you to play this beautiful game no matter what age you are, no matter how you feel, no matter how rich you are, no matter if you're neurodiverse or whatever, you can, yes, always play calcio sociale. Yes. I think that's the beauty of this invention, right? So this is why you should care, dear listeners. I have a question to you. I think this actually is a beautiful vision of being able to play the game that you love always, no matter what happens to you. What can our listeners do to support this concept of using football as a way to unite people, to include people? Like, how can, calcio sociale is not implemented, for example, in Poland yet. Maybe it will be soon. Yeah. That's why you're here, Massimo. But before we implement calcio sociale in Poland, what can, a normal person do to get closer to this concept of calcio sociale? Noi facciamo dei training, dei training, chiunque vuole fare il progetto, facciamo veramente una specie di franchising sociale dove possiamo proprio seguire e costruire realtà in quella città, in quella nazione, in qualsiasi posto. E calcio sociale funziona dovunque, l'abbiamo sperimentato in diverse parti d'Europa, città italiane. L'Italia da questo punto di vista è molto bella perché nord e sud sono molto differenti, quindi funziona dovunque, funziona in un quartiere benestante, funziona nella periferia estrema, basta che c'è una persona che lo segue, serve solo una persona che crede in quei valori, che li fa diventare suoi, fa diventare carne e li può custodire tutti i giorni, e funziona dovunque e crea veramente molto forte, è un progetto molto forte, quindi tutti i progetti molto forti a volte inizialmente creano molto scontro perché non si accettano. Quando un uomo di 50 anni viene a giocare a calcio sociale, che per 40 anni ha giocato, io t'ammazzo, mo te rompo, mo vinco io, e poi si trova a giocare che dopo 3 gol non può più segnare e deve giocare per la squadra, oppure non c'è l'arbitro. Un'altra regola importantissima è che non c'è l'arbitro. Ogni squadra ha un educatore e un vice educatore, che sono un po' il papà e la mamma della squadra, che decidono i falli che sono. Ed è un grande esercizio di democrazia, perché nessuno ha il coltello da parte del manico. Perché l'arbitro molto spesso è il capro espiatorio, è la scusa dei nostri fallimenti. Abbiamo perso per colpa dell'arbitro, l'arbitro è venduto, si è venduto la partita, c'era rigore, non ci stava rigore, c'era un fuorigioco, non c'era fuorigioco. Mai colpa nostra, non guardiamo mai i limiti, i nostri errori che abbiamo sbagliato. E questo gioco invece ci costringe a farlo, perché il nostro educatore, che è il nostro portatore della squadra, è al 50% d'arbitro, e quindi insieme si decide e fallo tuo e fallo mio, e si danno anche i rigori anche in semifinale all'ultimo minuto, quindi situazioni molto decisive. E quindi queste regole sono dirompenti e creano ovviamente in un bambino di 10 anni è più facile, perché il bambino di 8, 9, 10, 11 anni cresce con queste regole
e per lui giocare a calcio diventerà giocare con queste regole, con questo clima, con questo spirito, con questa visione, con questa idea, con l'idea che c'è anche un impegno che diventa un divertimento. Ci sono bambini o bambine o mamma e papà che sono più felici di fare le partite fuori dal campo che le partite in campo. C'è meno tensione, c'è più gioia, c'è più voglia di partecipare, torniamo a fare cose che magari alcuni genitori ci hanno detto so cose che facevo quando ero piccolo e invece le ricominci a costruire, so cose magari anche ti vergogni a fare, ma insieme hai il coraggio di impegnarti a cambiare anche le cose più scomode. Quindi è un progetto dirompente che ha bisogno di figure educative molto forti che sappiano respingere tutte le resistenze. I think this is super important. Whenever I heard this very interesting thought that if you want to make change, you can't expect everyone to like you. You are very sensitive. Assolutamente, noi abbiamo subito anche attentati, ci volevano uccidere, hanno cercato di incendiare il Campo dei Miracoli nel 2015 e siamo riusciti a spegnere il fuoco alle 3 di notte. Quindi tuttora subiamo piccoli grandi atti criminali e la bellezza fa paura, dei luoghi in cui si costruisce partecipazione e democrazia fanno paura e quindi in determinate situazioni ovviamente non devi mai lavorare, dico sempre a tutti i miei volontari, non dovete mai lavorare per il grazie, per la pacca sulla spalla, per la riconoscenza, perché in alcuni contesti questa non ci sarà mai e soprattutto perché poi è un progetto che si capisce alla lunga, no? Quindi dopo un po' magari a settembre-ottobre comincia il campionato, i genitori o i grandi non capiscono queste regole, poi a maggio-giugno, dopo 6-7 mesi, cominciano a capire la bellezza di vivere un'esperienza del genere. Thank you so much. This was a wonderful conversation. So just to sum up, please remember that change takes time and it takes courage. So I think from this conversation we have a very general and universal truth for you, our dear listeners. Change takes time and it takes courage. If you want to change the rules, be brave, expect pushbacks, but try to do it. Thank you so much. Thank you, Massimo, for being with us. It was wonderful having you here. I'm really proud. Thank you very much, dear listeners. My name is Agata Stafi-Bartosik, and I'm super proud to work on this podcast together with our producer, Anna Schlusserenka, and also with our fact-checker, Anita Głowacka, who's going to check all the data that we gave here. I also hope that in the description of this episode, you'll be able to find Ashoka's report on how sport can support change-making in the world. Thank you, Massimo. Grazie.